C'è un piccolo club nel cuore dell'Inghilterra che, anno dopo anno, ha imparato a sognare sempre più in grande. Un club che per decenni è rimasto nascosto all'ombra delle grandi, combattendo nel fango tra i campi umidi dello Yorkshire, in quei pomeriggi che profumano di calcio vero, quello che nasce dal sacrificio. Quel club si chiama Harrogate Town e oggi, finalmente, vuole riscrivere il proprio destino. Una storia fatta di pacchetti, sorprese, imprevisti, scelte improvvise che possono trasformarsi in un'occasione irripetibile o in un disastro annunciato. Una storia dove ogni apertura di un pacchetto è un rischio, ma anche una speranza. Benvenuti nella nuova paccarriera, questa volta alla guida dell'Harrogate Town. È il momento di prendere un sogno di provincia e trasformarlo, un pacchetto alla volta, in una leggenda. Il nostro vichingo, l'allenatore di questa carriera, è pronto a conquistare l'Inghilterra, ma come ogni favola calcistica che si rispetti, anche la nostra parte dal basso. Dai bassi fondi del calcio inglese, con una squadra che, diciamocelo onestamente, non ha grandi campioni. Anzi, ha giocatori normali, di categoria, con limiti chiari e potenzialità ancora tutte da scoprire. Eppure, guardandoli bene, c'è qualcosa da cui partire, qualcosa di solido. Secondo me possiamo costruire un 4-2-3-1 compatto, aggressivo, offensivo al punto giusto, con due mediani davanti alla difesa per reggere l'urto di una divisione fisica e veloce. Prima però, come sempre, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale per sostenere il progetto e non perdervi tanti altri contenuti come questo e non solo. La nostra avventura parte da una squadra umile ma tosta. In difesa abbiamo Bradbury e O'Connor, due guerrieri sempre pronti a mordere le caviglie dagli avversari. A centrocampo invece Fox e Morris formano il cuore pulsante della squadra, uno più tecnico, l'altro più ordinato, entrambi indispensabili per dare equilibrio e sostanza. Ma la vera anima dell'Harrogate Town è lì davanti, Bennett, il numero 9, l'uomo a cui affidiamo ogni speranza offensiva, il nostro punto di riferimento, il nostro finalizzatore. Attorno a lui però ci sono due profili che accendono immediatamente la fantasia. Il primo è Stephen Duke McKenna, un trequartista di accelerazione pura, velocità oltre gli 80, capace di accendersi da un momento all'altro e spaccare le partite quando tutto sembra bloccato. L'altro è Ellis Taylor, esterno a destro di piede mancino, elegante e rapido, con quella tecnica che in queste categorie può fare la differenza. Da qui parte la nostra scalata. Il budget iniziale è minuscolo, poco meno di 500.000 euro, ma non importa. Questa è la paccarriera e il mercato è deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Prima di iniziare vi spiego cos'è la paccarriera ed insieme ricapitoliamo velocemente il regolamento. La paccarriera è una normale carriera allenatore alla guida di una qualsiasi squadra. In questo caso, inoltre, ci sono ben due mode attive che migliorano decisamente il gioco da ogni punto di vista, dall'intelligenza artificiale al mercato, fino addirittura a loghi e magliette ufficiali. Vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata. Ma quindi, qual è la differenza con la normale carriera? Come già detto, i possibili obiettivi di mercato vengono decisi dall'apertura dei pacchetti dell'Ultimate Team, ma quali di questi vanno aperti? In terza divisione, se l'obiettivo è la salvezza, si aprono quelli bronzo non rari, scegliendo al loro interno solo le carte comuni. Se si punta in alto, invece, pacchetti bronzo rari con libertà totale di scelta. Lo stesso principio vale per la seconda e prima divisione, rispettivamente con pacchetti argento e oro. Ovviamente non sono infiniti, si possono aprire 4 pacchetti durante il mercato estivo ed eventualmente 2 ulteriori pacchetti durante quello invernale, per un totale di 6. In quarta divisione, dove ci troviamo attualmente, si aprono sempre pacchetti bronzo non rari, indipendentemente dagli obiettivi stagionali. Spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara e sintetica e direi quindi di partire subito con il primo pacchetto. Ora possiamo finalmente dare il via alle danze. Il primo anno comincia con una scelta ben precisa, liberarsi degli esuberi e fare del nostro meglio sul mercato e League 2. Iniziamo con una cessione. Jack Maldon parte per 100.000 euro ed il nostro mercato si accende subito. Diamo via Barnes più 360.000 euro per Philip Scheiberg, difensore svedese di 26 anni, alto, forte e dominante nei duelli aerei. Era il leader che ci mancava in difesa. Poi arriva Valmir Suleimani, esperienza pura, tecnica, dribbling e personalità. Una punta che serve a dare fiato a Bennett e contemporaneamente non abbassare la qualità lì davanti. E per finanziare tutto salutiamo sia Sutton, che si unisce allo Shrewsbury per 280.000 euro, che Carson, che va al Walsall per altri 240.000. 3 esuberi ci hanno salutato e 2 nuovi volti hanno preso posto in squadra. Nasce così il nuovo Harrogate. Meno sprechi, più qualità. La stagione parte dura, caduta iniziale, poi riscatto. Arrivano vittorie pesanti contro Colchester, Chesterfield e Accrington, ma le vere imprese sono 2. Eliminiamo il QPR e poi addirittura il Fulham ai rigori durante i primi turni della Carabao Cup. È la prima volta che capiamo davvero il potenziale di questo gruppo. L'autunno però ci rimette al nostro posto, sconfitte, pareggi, un'eliminazione in Carabao Cup contro il Norwich che fa male. Novembre è il punto più basso, con 3 sconfitte di fila che ci fanno vacillare, ma proprio quando sembrava finita reagiamo. Il 2-1 al Walsall cambia l'aria e a fine dicembre siamo sesti, 36 punti, in zona playoff. A gennaio serviva qualità immediata e dai pacchetti arrivano 3 grossi aiuti. Il primo è Gegeleschi, trequartista veloce e tecnico, pagato poco più di $500.000. E poi Dramé, centrocampista da battaglia in mezzo al campo, e Adileu, esperienza e muscoli per la difesa che in totale ci costano più o
o meno quanto il primo. Il campo porta subito le risposte sperate, vittorie, ritmo, convinzione. Poi però arriva una crisi profonda a marzo, 3 sconfitte pesanti che sembrano spegnere tutto. E invece per fortuna non è così, perché aprile riaccende la luce. Vinciamo partite fondamentali e ci presentiamo all'ultima giornata ancora vivi, e alla fine chiudiamo ancora sesti, dentro i playoff, e da lì succede l'incredibile. Battiamo il Grimsby in semifinale ed in finale demoliamo il Notts County 3-0, una vittoria dominante in cui, come avete visto da questi highlights, abbiamo concesso poco o nulla ai nostri avversari. L'MVP di questa prima stagione è Ellis Taylor, 12 gol, 10 assist e media del 7-11, un vero faro per questa squadra che contro ogni pronostico vola in League One. Arriviamo in League One con un budget che per i nostri standard è enorme, 2 milioni di euro, una cifra che cambia tutto perché finalmente possiamo alzare il livello in ogni reparto. Il primo arrivo è Sam Long, portiere scozzese di 23 anni, preso per 240.000 euro, ancora grezzo ma con riflessi e tuffo da portiere vero. Subito dopo chiudiamo un colpo fondamentale per dare equilibrio al centrocampo, Bruno Juaregui, 22 anni, mediano fisico, rapido, aggressivo, pagato 590.000 euro, il profilo perfetto per il nostro 4-2-3-1. Tra le linee inseriamo anche Ben Hutton, giovane trequartista pagato 480.000 euro, rapido e tecnico, ideale per aggiungere qualità alle rotazioni. In uscita invece salutiamo Soleimani, uno degli eroi della promozione, ceduto per 410.000 euro, una scelta dura ma necessaria per finanziare quello che diventa il vero colpo del mercato. Emil Højlund, attaccante danese dello Schalke di 21 anni, velocissimo e potente, un vero colpo da 90 per la categoria. Infine cediamo anche Bryn Morris, uno dei 2 mediani della precedente stagione, e portiamo a casa l'ultimo tassello, Mamadou Diaby, terzino esperto e fisico. Si chiude così un mercato completo che rinforza quasi tutti i reparti. La stagione parte bene, poi inciampiamo ma ripartiamo. La coppa diventa territorio di caccia, eliminiamo Norwich e Ipswich. In autunno equilibrio puro, alti e bassi continui, mentre a dicembre arriva un periodo durissimo, sconfitte, fatica e un'eliminazione cocente dalla Carabao Cup. Il 2027 si apre senza acquisti a causa di pacchetti poco utili al nostro sistema, ma anche con la vendita di Lewis Cass per oltre 600.000 euro. Il terzino voleva più spazio e noi abbiamo deciso di concederglielo altrove. In campo un'altalena continua, ma nei momenti chiave la squadra risponde. A maggio è tutto scritto, restiamo 11esimi con 61 punti. Non abbastanza per i playoff, ma abbastanza per capire che il progetto è reale. Il nostro MVP è Nathan Jezelewski, 17 gol, 11 assist e 7-11 di media, il fuoriclasse del nostro attacco. Si apre la nostra terza stagione, la seconda è League One, e la dirigenza ci chiede semplicemente di restare a metà classifica, ma per noi, che avevamo già raggiunto questo obiettivo da neopromossi, significa metà alta. Questo ci permette anche di aprire pacchetti bronzorari e soprattutto di costruire una squadra più ambiziosa. Il budget però è ridottissimo, appena 1 milione di euro, quindi ogni scelta deve essere chirurgica. Partiamo con un rinforzo pesante sulla fascia destra, Kevin Contreras, terzino di 22 anni, rapido, fisico e perfetto per il nostro stile, pagato solo 470.000 euro. Subito dopo arriva un upgrade offensivo fondamentale, Kim In-jun, esterno coreano da 80 in velocità, preso dal Gangwon per 540.000 euro. In uscita salutiamo Diaby, ceduto all'Exeter per quasi 500.000 euro, e a sorpresa parte anche Ben Hutton, venduto all'Oldham per 740.000 dopo una stagione non del tutto convincente. Una cessione pesante, ma che apre la porta al vero colpo del mercato. Alu Kuol, punta velocissima e molto fisica, pagato 620.000 euro. Quando tutto sembrava chiuso, invece arrivano altri 2 innesti: Saxon Farley, terzino sinistro moderno e dinamico, e Raleigh Arbottle, difensore centrale potente e aggressivo, per un totale di circa 1,5 milioni. Poche mosse, ma tutte mirate. La stagione inizia con un settembre perfetto ed un ottobre che ci mette alla prova. Dicembre invece porta stanchezza, ma resta equilibrio nei risultati. La squadra è competitiva e non vanno alterati gli equilibri, quindi non facciamo mercato. La seconda parte di stagione è un roller coaster. Gennaio lento, con pochi punti in tasca, poi un febbraio in crescita ed infine marzo ed aprile da grande squadra. A maggio vinciamo il campionato, 93 punti. Harrogate Town si laurea campione della League One. L'MVP di questa stagione è senza ombra di dubbio Sam Long, 54 partite, 22 clean sheet, una vera saracinesca tra i pali. La nostra avventura entra ufficialmente in un nuovo mondo, la Championship, la seconda divisione inglese. La dirigenza ci chiede semplicemente la salvezza, il che significa che dovremo aprire pacchetti argento non rari. Il budget è finalmente più sostanzioso, 5 milioni, e con i pacchetti argento non rari possiamo costruire una rosa che almeno riesca a tenere botta a questo livello. La prima scelta è pesantissima, vendiamo Sam Long per quasi 1 milione, dopo la stagione perfetta, e salutiamo anche Bradbury e Asare, i 2 terzini di riserva. Con questa uscita liberiamo spazio salariale fondamentale per il salto di categoria, e gli acquisti infatti non tardano
tardano ad arrivare. Fra i pali investiamo forte, Kjetil Og dal Tolosa, un portiere da 73 di overall, esperto e perfetto per reggere una nuova categoria. Sulla fascia sinistra di difesa ci assicuriamo invece uno dei profili migliori pescati nei pacchetti, Beni Mpanzu, terzino sinistro velocissimo, duttile, già pronto a fare la differenza in entrambe le fasi. Chiudiamo poi con un colpo di equilibrio e intelligenza tattica, Jeremy Oyono dal Frosinone, terzino affidabile, rapido e ideale per dare profondità alla nostra catena di destra. Tre innesti mirati per sopravvivere in una championship durissima. Adesso sì, la stagione può iniziare, Harrogate è pronta a stupire ancora. La stagione però è durissima, ad agosto subiamo un KO pesante, poi reggiamo con una vittoria contro il Leeds. Settembre invece è altalenante, mentre ottobre e novembre sono un inferno. La squadra prova a giocarsela a viso aperto, ma la qualità degli avversari è troppo superiore. A dicembre finalmente torniamo vivi, vinciamo 3 partite chiave e diamo respiro alla nostra classifica. Chiudiamo la prima metà dell'anno al 14° posto, sicuri e lontano dalle lotte in retrocessione. A gennaio vendiamo a Luke Wall e i pacchetti ci regalano Conrad della Fuente, esterno sinistro dinamico dal buon dribbling che speriamo alzi il livello del nostro attacco. La seconda parte è un incubo, febbraio terribile esattamente come l'autunno precedente, ma poi a marzo, seppur con rendimento altalenante, cerchiamo di restare a galla. Aprile invece è davvero e propria disperazione, ma restiamo vivi e chiudiamo 18esimi con 49 punti. Siamo salvi, ma c'è molto lavoro da fare. L'MVP è Emil Højlund con i suoi 15 gol, di cui 13 in campionato. L'unica fiamma ancora accesa in una squadra che è stata più ombre che luci. La stagione seguente la dirigenza ci chiede una semplice metà classifica, ma dopo la prima stagione, dove abbiamo sudato ogni singolo punto, metà classifica per noi significa ancora la parte destra della classifica, e questo ci permette di aprire, ancora una volta, i pacchetti argento non rari. Il mercato estivo si apre con un sacrificio enorme. Saxon Farley vola all'Oxford United per 1,7 milioni, seguito da Bruno Cereghi che passa all'Heracles per quasi 2 milioni, dopo che entrambi hanno chiesto la cessione. Due uscite pesanti, ma che portano finalmente ossigeno per rinforzare la squadra. Partiamo così con un terzino d'esperienza, Lenny Valier, solido, rapido e con un sinistro affidabile, e subito dopo arriva Daniel Parashiv, attaccante completo, veloce, tecnico, perfetto per darci alternative in avanti e anche permetterci di variare stile di gioco quando serve. Cediamo anche Duke McKenna all'Al-Faia, ma lo facciamo per preparare il colpo più importante del nostro mercato, Rabin Zingula, un centrocampista moderno, fisico, dinamico, di quelli che ti tengono in piedi la squadra quando la partita si accende davvero. E per sostituire Duke McKenna non andiamo sul mercato, premiamo il nostro settore giovanile e promuoviamo Logan Archibald, 17 anni, potenziale altissimo e qualità tecniche già importanti per giocare tra le linee. Non sarà pronto per tutto, ma questo è il momento giusto per farlo crescere davvero, in una squadra senza grandi ambizioni di classifica. Chiudiamo quindi con un bilancio positivo, una rosa più matura e soprattutto la sensazione che questo sia il primo mercato davvero da Championship. La stagione in altalena continua, agosto discreto, è vero, ma già a settembre veniamo messi alla prova. Ottobre invece è un mese di riscatto e la buona forma continua anche in un novembre solido, prima che a dicembre ci smonti le ambizioni. A gennaio siamo 15esimi con 30 punti. Niente mercato, le casse piangono e non abbiamo abbastanza budget da rinforzare la rosa. La seconda parte di campionato è difficile ma dignitosa, più di qualche vittoria fondamentale e alcune partite di sofferenza in cui non riusciamo ad imporci, ma alla fine chiudiamo 13esimi con 62 punti, i migliori della nostra storia in Championship. MVP Ben Fox, il nostro mediano, con noi dal giorno 1, ha chiuso la stagione con 16 reti inviolate con lui in campo ed ha contribuito con 6 gol e 5 assist a questa stagione difficile ma tutto sommato positivo. La sesta stagione inizia con un messaggio chiarissimo dalla dirigenza. Questa volta non basta più salvarsi. Dobbiamo lottare per la promozione. Una richiesta pesante, ma che apre finalmente la porta ai pacchetti argento rari e soprattutto sblocca un budget da 5 milioni. È il segnale che aspettavamo. Adesso possiamo davvero pensare in grande. Il mercato si accende subito con una cessione dolorosa ma fondamentale. Kim In-jun vola al Telstar per oltre 1 milione di euro. Un addio che alleggerisce le casse, ma soprattutto ci permette di costruire una squadra più completa. Il primo colpo infatti Marcel Pieszek, difensore esperto del Corona Kielce, pagato poco più di 1 milione, rapido, affidabile, perfetto per dare stabilità alla retroguardia, ma che forse pecca leggermente in altezza. Poi arriva il vero upgrade del nostro centrocampo, Kenzo Goodmin. Arriva dal Derby County per quasi 3 milioni, è tecnico, dinamico, con dribbling e visione da categoria superiore, ma che dovrà imparare a giocare in mediana. Per finanziare l'operazione salutiamo anche Kevin Contreras, ceduto all'Università Tea Cluj per 970.000 euro, e con gli ultimi fondi andiamo a prendere un altro nome chiave, Tristan Krama, dal Millwall, difensore fisico e aggressivo
difensivo, utilizzabile sia centrale che terzino. Un colpo perfetto per una squadra che punta in alto. Ma il mercato non si chiude senza dare spazio ai giovani. Dalla primavera sale Reuben Carpenter, centrale di 17 anni con un fisico devastante e margini di crescita enormi. E insieme a lui promuoviamo Angus Gordon, esterno offensivo rapidissimo con 5 stelle di piede debole e potenziale purissimo. Due talenti che danno profondità e imprevedibilità alla rosa. I primi 2 mesi della nuova stagione hanno già un altro sapore rispetto alle precedenti. Serie di vittorie, prestazioni solide e un attacco brillante. Nei 3 mesi successivi alterniamo vittorie e sconfitte ed arriviamo a gennaio che siamo sesti. Ma il mercato invernale ci riserva una brutta sorpresa. Il Fenerbahce si presenta alla nostra porta con 9 milioni e mezzo per Højlund. L'offerta è troppo ghiotta per rifiutare e quindi, a malincuore, salutiamo il nostro attaccante. Dai pacchetti arriva Delon Livramento, punta o trequartista rapido e con buon dribbling, che dovrà ereditare il ruolo lasciato da Højlund di uomo chiave in attacco. E nella seconda parte di stagione la squadra è incredibile. Vittorie su vittorie, colpi pesanti incassati e risposte immediate. Chiudiamo quarti con 82 punti e strappiamo il passo per i playoff. Il Burnley però ci elimina in semifinale. Dopo un'andata persa con il minimo scarto, al ritorno gli avversari si impongono 4-2 e volano in finale, per poi perderla oltretutto. Il miglior giocatore di questa stagione è senza ombra di dubbio Gegeleschi, 24 gol e 11 assist nelle sue 50 apparizioni con la nostra maglia. È una crescita che non sembra volersi fermare. La nostra settima stagione si apre con un messaggio chiarissimo dalla dirigenza. Basta playoff. Questa volta vogliono una promozione diretta. Serve arrivare nei primi 2 posti e con un budget da 7 milioni Harrogate deve costruire la squadra più forte della sua storia. Il mercato parte subito con una cessione pesante. Daniel Paraschiv vola all'Odense per 1,5 milioni. Una scelta necessaria per liberare spazio e preparare il vero salto di qualità. E infatti il primo rinforzo di quelli che cambiano le stagioni. Tanio Lawosei, punta centrale di 31 anni, preso dal Villarreal per 2,2 milioni. Velocità devastante, tiro pulito e 5 stelle di piede debole. Un attaccante completo, uno che può risolvere le partite da solo. Un'altra uscita importante riguarda Ellis Taylor, che dopo tante stagioni con noi lascia l'Harrogate per 2 milioni e 250 mila euro. Con quella cifra alziamo il livello sugli esterni e portiamo a casa un colpo clamoroso. Louis Patry, esterno destro belga, acquistato dall'Union Saint-Gilloise per 3 milioni. Rapido, tecnico e dominante sulla corsia. Finalmente abbiamo una fascia destra da squadra che punta in alto. Chiudiamo il mercato con le ultime 2 mosse. Salutiamo Mamadou Dramé, ceduto per 410 mila euro, e ne investiamo una parte del budget su un jolly difensivo fondamentale. C'è Umar Konate che arriva dall'Erenven per 1,6 milioni. Può coprire 3 ruoli ed unisce d'utilità totale a fisicità e letture difensive. L'uomo perfetto per una stagione in cui non possiamo sbagliare nulla. È un mercato ambizioso, costruito per un solo obiettivo, non solo competere, ma provare a vincere. La stagione è splendida, agosto positivo, settembre solido e tra ottobre e dicembre perdiamo una sola partita, arrivando all'inizio gennaio con 55 punti che valgono il terzo posto, a pochi punti dalle prime 2 posizioni. Niente mercato, la squadra c'è e non vuole alterare gli equilibri. La seconda metà è una cavalcata epica, vittorie contro Leeds, Bristol, Palace, Burnley e all'ultima giornata anche un 2-1 al Birmingham. Altri 5 mesi al limite della perfezione che ci consentono di arrivare al secondo posto con 103 punti, con il Leeds terzo a 102 e il Crystal Palace primo a 107, in una delle championship più combattute di sempre. E il simbolo di questa impresa è uno che solo un anno fa giocava in primavera. Angus Gordon, 19 anni, esterno d'attacco cresciuto nel nostro vivaio, segna 7 gol, serve 5 assist, gioca 44 partite e chiude con una media del 7,08. Niente male per un ragazzino. L'ottava stagione si apre con una sfida che non avevamo mai affrontato prima. Per la prima volta nella nostra storia giocheremo in Premier League e la dirigenza è chiarissima. Vuole solo una cosa, la salvezza. E con un budget da 45 milioni e soprattutto l'accesso ai pacchetti oro non rari, forse possiamo davvero riuscirci. Il primo movimento è doloroso. Ben Fox ci lascia dopo 7 anni, ceduto per 1 milione. Una storia che si chiude ma che apre una porta gigantesca, perché il primo colpo è enorme. Eric Martel, arrivato dal Colonia per 17,4 milioni. Un centrocampista totale, fisico, lucido, un leader vero, il primo upgrade da vera squadra di Premier. Poi arriva la cessione più pesante. Ketil Hogg, il portiere della promozione, vola al Brentford per 15,8 milioni. Una perdita enorme, ma necessaria, perché con quei soldi portiamo da Harrogate un portiere di livello mondiale. Bento, che arriva dal Fulham per 24,6 milioni. Riflessi, presa, tuffo, un guardiano assoluto, forse il miglior acquisto della nostra storia. Chiudiamo il mercato con un altro addio, quello di Tanio Lawosei, ceduto al Defensa e Giustizia per liberare spazio salariale. La rosa è finalmente da Premier ed è davvero un mercato storico, il più costoso e ambizioso mai fatto. Peccato solo che la dirigenza ci abbia dato altri 50 milioni quando il mercato era ormai chiuso. La prima metà di stagione comunque stupisce tutti. Battiamo Sunderland, Palace, Aston Villa, fermiamo l'Arsenal, pareggiamo col City e battiamo il Tottenham. Una serie di risultati che stupiscono tutto il panorama del calcio inglese e fanno partire i primi sussurri. L'Harrogate non è qui per scherzare. Siamo 12 a gennaio e non vogliamo fermarci, tant'è che il mercato invernale è stellare. Il colpo che cambia tutto è Joshua Zirkzee, 22 milioni per un attaccante elegante
elegante, completo e capace di legare il gioco come pochi. Per blindare il reparto arretrato arriva anche Strejnja Pavlovic dal Milan, un difensore dominante, perfetto per reggere l'urto delle big. E sulla fascia destra inseriamo uno specialista delle corse, Raul Belanova, velocità e progressione pura, nonostante l'età inizia a farsi sentire. L'unica uscita è quella di Jeremy Oyono, direzione MLS, un mercato costruito con una logica semplice: togliere fragilità, aggiungere qualità, esperienza e personalità. La seconda parte di stagione è un'altalena continua, ma continuiamo a stupire. Pareggiamo ad Old Trafford, battiamo Aston Villa e West Ham e dalla fine arriva non solo la salvezza più tranquilla di tutte, ma anche a un sorprendente 13° posto con 44 punti. Soprattutto brilla lui, Joshua Zirkzee. In soli 6 mesi firma 24 gol in Premier, 25 totali, con una media di 7,25. Il nostro faro, la nostra garanzia, il nostro MVP assoluto. E dopo una prima stagione così, il futuro non può che sembrarci luminoso. In questa nona stagione la dirigenza ci chiede di arrivare a metà classifica in Premier League, un obiettivo sicuramente ambizioso, ma noi continuiamo a ragionare con lucidità e restiamo ancorati alla realtà. Puntiamo ancora alla seconda metà della classifica, senza forzare la mano, continuando con il nostro format e aprendo solo pacchetti oro non rari. Il budget è minimo, appena 15 milioni, e proprio per questo serve un mercato intelligente, mirato e senza errori. Il primo movimento sorprende tutti: Conrad de la Fuente parte insieme a 2 milioni e in cambio arriva Jordan Tese, un terzino completo, esperto e rapido. Un giocatore di gamba capace di dare stabilità immediata a tutta la fascia destra e che consente a Belanova di alzarsi a centrocampo come esterno di destra. Ma il vero colpo è lui, Dango Ouattara. 11 milioni e 800 mila euro per portare ad Harrogate un esterno semplicemente devastante. Velocità 89, dribbling 81, tiro 76 e 4 stelle di skill. Un giocatore verticale, esplosivo, perfetto per ribaltare un match anche da solo. Con un budget limitato costruiamo una squadra più equilibrata, più fisica e più veloce. Non è un mercato da big, ma è il mercato giusto per rimanere competitivi. E con questo la nostra nona stagione può cominciare. La stagione parte con un mese perfetto. Battiamo il Brentford, l'Everton 0-3 e il Fulham 3-0. Settembre è clamoroso. Vinciamo contro Sunderland, Aston Villa e Brighton. Ottobre è dominante. Novembre è monumentale. Battiamo United e City e dominiamo senza affanno su tutta Manchester. L'unico passo falso è il KO contro il Chelsea, ma a quel punto abbiamo capito definitivamente che non è fortuna, è crescita. E dicembre è il classico periodo difficile, ma la squadra reagisce da grande. Vinciamo da Anfield, resistiamo alle big, pareggiamo contro l'Arsenal e chiudiamo l'anno con un'altra vittoria sul Brentford. Risultato: a gennaio siamo primi con 47 punti dopo 20 giornate. Miglior attacco, una solidità mai vista e la sensazione che ormai Harrogate sia entrata davvero tra le grandi. E infatti il mercato di gennaio non lo facciamo, non serve. La rosa è completa, matura e capace di reggere il ritmo delle big. Decidiamo di non toccare nulla ed è la scelta più giusta che potessimo fare. Ripartiamo fortissimo. A gennaio battiamo Newcastle, Fleetwood in coppa e soprattutto l'Arsenal, restando al comando della classifica. A febbraio acceleriamo ancora, vittorie nette contro Crystal Palace, Burnley e Leeds. Arriva solo l'eliminazione in coppa contro l'Huddersfield, ma non sposta nulla. In Premier il nostro cammino è dominante e il nostro obiettivo è portare ad Harrogate il primo titolo della sua storia. Da marzo in poi diventiamo travolgenti: 6 gol al Fulham fuori casa, vittoria pesantissima contro il Manchester City nello scontro diretto e un altro 3-0 al Chelsea che vendica la sconfitta del girone d'andata e chiude 2 mesi di imbattibilità. Ogni partita ci avvicina a un sogno che, fino a pochi anni fa, sembrava impossibile anche solo immaginare. E poi arriva maggio, conquistiamo punti decisivi contro Everton e Manchester United e nonostante qualche passo falso chiudiamo la stagione al primo posto. Alziamo la testa, guardiamo la classifica e realizziamo l'impossibile. L'Harrogate Town è campione d'Inghilterra, siamo campioni della Premier League. Una stagione destinata a restare nella storia del club, una stagione che rimarrà per sempre impressa nelle menti dei tifosi inglesi. Una vittoria incredibile ma resa possibile da un gruppo straordinario e da un MVP che ha scritto la sua leggenda. Nathan Jezelewski, autore di 33 gol e 25 assist in campionato, protagonista assoluto di questa cavalcata. Acquistato per poco più di $500,000 e con un overall di appena 63, chiude la nostra avventura a 92 di overall, centinaia di gol e di assist e la fascia di capitano al braccio. Il suo, anzi, il nostro Harrogate è campione d'Inghilterra. Un trionfo che nessuno dimenticherà e che resterà nei nostri cuori. Ma come tutte le favole, anche questa è una fine. Quindi direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!